Buongiorno a tutti. In questi tempi di coronavirus e forzata quarantena, in Resono ci siamo chiesti come potevamo offrire un aiuto concreto per interpretare alcuni disagi o alcuni disturbi che possono esserci agli occhi e che potrebbero avere una qualche relazione con l'occhio secco. Per questo motivo ci siamo rivolti a un esperto del settore, il dottor Luca Vigo del Centro Carones Vision di Milano, che ringrazio per la sua disponibilità a rispondere ad alcune semplici domande su un tema che però è tutt'altro che da trascurare. Allora Luca, in questo periodo molte persone soffrono di fastidi agli occhi tipo lacrimazione scarsa, prurito, bruciore o altri disturbi. Di che cosa potrebbe trattarsi? Innanzitutto buongiorno Alfredo, è un piacere per me rispondere a queste domande che sono assolutamente di grande attualità in questo momento. Come dicevi giustamente, in questo periodo particolare di cosiddetta reclusione forzata o di lockdown siamo tutti rinchiusi nelle nostre case, costretti a lavorare al PC, ad esempio, con lo cosiddetto smart working, oppure a guardare costantemente tablet, smartphone e qualche volta la televisione, ma per diverse ore. Questo provoca assolutamente un'evaporazione più veloce del film lacrimale, perché quando facciamo tutte queste cose tendiamo ad ammiccare meno volte durante un minuto, ad esempio, e quindi ammiccando meno il film lacrimale tende ad evaporare, quindi tendiamo ad avere quei disturbi tipici da occhio secco che sono quelli di cui proprio tu stavi parlando, quindi il bruciore, l'arrossamento, talvolta addirittura il fastidio alla luce, fino ad arrivare a un vero e franco dolore in alcuni casi. Questo però bisogna considerare che è completamente diverso da quello che invece può succedere con una vera e propria congiuntivite, o meglio la congiuntivite oggi molto temuta da coronavirus. Infatti si sente parlare del fatto che il coronavirus possa entrare nell'organismo anche attraverso l'occhio, attraverso la congiuntiva, causando quella che è chiamata una congiuntivite proprio da coronavirus. Questa, a differenza della congiuntivite o dell'infiammazione dovuta a un affaticamento visivo o all'utilizzo di schermi, come dicevo prima, è una vera e propria congiuntivite che è caratterizzata anche da una secrezione e da un gonfiore, talvolta un edema a livello della congiuntiva, ed è ovviamente associata anche ad altri sintomi che sono più specifici ovviamente di Covid-19. Certo, ottimo, questo mi sembra importante, dare un po' una rassicurazione che non tutti questi fastidi sono in realtà legati al virus, ma sono in realtà molto spesso legati appunto a questa situazione di vita un po' innaturale e questa quarantena. Quindi mi pare di capire quindi che una preesistente condizione di occhio secco, una predisposizione, possa essere all'origine dei disturbi che alcune persone sperimentano in questo periodo. Si può fare qualcosa già fin d'ora per cercare di limitare questi disagi? Beh, ovviamente se un paziente, una persona sa già di avere una problematica a livello di lacrimazione, quindi ad esempio faceva già uso di lacrime artificiali, è ovvio che in questo periodo questi sintomi possono accentuarsi, proprio per quel discorso che facevo prima. E quindi cosa io consiglio? Anzitutto, quando si usano per tante ore computer, tablet, smartphone o si guarda la TV, fare delle pause, quindi ogni 20-30 minuti fermarsi un attimo e passare 2 minuti, 3 minuti guardando fuori dalla finestra. Non possiamo uscire, ma guardare fuori dalla finestra lo possiamo fare. Quindi io dico non passare dal computer allo smartphone o dallo smartphone a un altro schermo, ma proprio guardare fuori dalla finestra, guardare oltre i 2 metri. Questo serve per rilassare la nostra messa a fuoco e darci un po' più di relax. La seconda cosa è ovviamente utilizzare delle lacrime artificiali. Se prima il paziente che aveva già un problema di lacrimazione magari le usava solo la mattina e la sera, in questo caso le userà anche 3, 4, 5 volte al giorno, ovviamente proprio perché gli occhi sono più messi alla prova. Ottimo, mi sembrano dei consigli estremamente preziosi, soprattutto in questo periodo, e credo che adesso ci sia un po' la curiosità di capire un po' meglio cosa sia questo problema dell'occhio secco.
Beh, assolutamente sì, una volta che ci sono dei disturbi è sempre importante arrivare a capire il perché ci sono, quindi a fare una diagnosi che deve essere accurata, perché se è accurata la diagnosi più efficace sarà la terapia che possiamo intraprendere.